Benvenuto, benvenuta! Quest'oggi parliamo di giro stirato o giro lineare. Ma come mi dirai tu? Che fesseria stai dicendo? Il giro è circolare, non può essere lineare. Sono espressioni, sono possibilità, è un gergo. Ti spiego tutto partendo come sempre da un tango tip, nello specifico il numero 23. Allora, come sempre la mia proposta è: guardati questi meno di un minuto di tip e oggi c'è un compito. Prova a identificare i momenti in cui io propongo a Monica un giro stirato. E poi ne parliamo. Allora, hai identificato i momenti? Sono al 9° secondo, al 20° secondo e al 53° secondo. E poi c'è anche un giro normale, circolare e non stirato. Allora, 2 parole per spiegare quello che sto raccontandoti, per non passare per matto. Come ho detto, è un gergo stirato, lineare, è evidente che un giro per definizione è circolare, ma è una splendida possibilità, secondo me, quella di replicare la stessa ritmica del giro in una forma lineare. È ben sfruttabile, è un gioco diverso, c'è un bellissimo lavoro di torsione per la ballerina, torsione, rilassamento. Abbiamo la possibilità di giocare insieme un adorno finale. Insomma, io lo trovo una possibilità, tecnicamente parlando, interessante. E quindi te la propongo. Allora, in questo video, con Gitana Russa di Malerba, io ho proposto a Monica 3 volte, nel secondo che ti ho detto, questa possibilità. Riguardiamo un secondo insieme quello che sta succedendo già al 9° secondo. Come vedi, io sto impostando un gran pivot. Monica quindi pivotta di 180 gradi e viene verso di me utilizzando, come ho detto, il meccanismo del petto bacino gamba. Ok? Quindi tira la torsione e rilassa. In questo modo lei esegue la stessa ritmica del giro quando parte dal passo incrociato indietro. Ok? Tempo, mezzo, tempo. Quindi sono 3 movimenti in 2 battute musicali. Ok? Guardiamo anche le altre 2 possibilità che ti ho detto prima, che sono assolutamente analoghe. Guardiamole un attimo insieme. Vedi che sostanzialmente l'elemento è replicato tale quale. E quindi è interessante anche vedere nel momento in cui ho proposto a Monica un giro classico circolare, vedi che io replico la stessa ritmica, uguale, ok? Quindi da un punto di vista musicale, diciamo della interpretazione musicale, non cambia nulla, ok? Tu scegli il momento in cui caricare in base alla musica quando senti che sta arrivando un tempo mezzo tempo. Molto semplice, ok?
Come vedi, si tratta di riuscire a creare una condizione di gran pivot, quindi di grande torsione per la ballerina e per quanto riguarda il follower una grande capacità di stare e di non avere fretta di andare. Ok? In questo modo si può lavorare su una linea, altrimenti si finisce in direzioni che non ci aiutano a ballare insieme. Spero che con questa piccola analisi ti sia servito come spunto per provare a sperimentare questo giro stirato lineare anche nei tuoi tanghi, come leader o come follower. Aggiungo, potete esercitarvi tranquillamente per i fatti vostri anche a casa, sia come leader che come follower. Ok? Questo è uno dei classici esempi, e ci tenevo a proportelo, nei quali se io ho voglia di studiare musicalmente, tecnicamente, io posso unire la tecnica sulla musica ed è veramente un caso studio fenomenale. Non ho bisogno di grande spazio, basta un corridoietto e provo a farlo e a metterlo soprattutto in musica come leader o come follower. Quindi io ti propongo questo tipo di esercizio, se hai voglia scrivimi nei commenti se ha funzionato, se hai delle difficoltà e ti risponderò con piacere. Ti aspetto anche sempre a Interpretango, dove entriamo sempre di più nella dimensione tecnica e musicale, cioè quando utilizzare gli elementi in base alla musica. Ti saluto e al prossimo Tango Analysis. Ciao!